Sì. Grazie. Allora, siamo carichi, sembra di avere un'altra persona dietro, abbiamo un carico, siamo finalmente a fare un giretto e stiamo andando a Vicenza Moto. Sì, siamo andati a Vicenza Moto perché c'era l'evento dell'uscita della Shotgun, quindi c'era un evento Royal a Vicenza per presentare la moto, per provare anche le altre moto, e ne ho approfittato anche per portargli finalmente la nostra Himalaya per le modifiche, l'avrete capito. E nel mentre, Ale, visto che è il tuo lavoro, faccio una documentazione foto e video di questo evento, quindi sono andato lì anche per lavorare e gli ho fatto foto e video che vi metto subito qua, il corto di 1 minuto di quella giornata. Ecco qui, quindi da adesso partono finalmente i lavori. Ragazzi, si torna a casa. Adesso vi faccio vedere. Ciao, salutiamo. Ciao. 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 Buongiorno amici. Allora, come vedete ho cambiato una moto con una Ducati Corse no, scherzavo. Ultimo giorno con lei, siamo passati qua da Mauro, Laguna Secca, perché oltre alla Contessa l'altro pensierino per finire il completo della giacca era i miei nuovi guantini estivi, perché gli altri ormai sono andati. Sono qui da Laguna Secca di Padova e ora lo saluto. Sono stato qua un po' troppo, Mauro mi ha fatto rimanere un po' troppo qui, perché se amate Revit e vi piace lo stile Revit, questi sono i fornitori ufficiali qua a Padova, via, che riforniti direttamente anche dal sito, dal magazzino Padova Revit, che ce l'abbiamo proprio qua con i rappresentanti di Revit, l'agenzia che gestisce tutto. Quindi siamo in centro a Padova. Oggi è il giorno in cui riconsegniamo la ragazzaccia per riprendere finalmente la nostra Himalaya modificata, con tutte le nostre belle modifiche. Corriamo verso Vicenza, perché oggi tornano a casa tutte le mie ragazze. Guarda questo, complimenti, complimenti, complimenti. Portiamo a casa Elena, sì, perché non lo sapete, io questa moto l'ho usata pochino questi giorni
perché alla fine sono diventato papà. Doveva nascere questo lunedì 25, questo weekend, invece ci ha fatto il sorpresone di venire fuori alla festa del papà. Ho riportato la nostra Interceptor e adesso vi faccio vedere la nuova moto. Ovviamente dopo tutte quelle modifiche cosa è diventata? Voilà, eccola qua. Io volevo farvi vedere un KTM 1290, ma in verità no, è un bel Caballero Rally. Va bene, volete vedere la mia Himalaya? Eccola qua. Allora, ora ce la portiamo a casa, ci facciamo dei bei giretti, quello che riesco. Già mi hanno parlato di tutto ed è veramente qualcosa di nuovo. Lavoraccio? È stato bello? Nel complesso state parecchie ore, però tutto a posto. Sì, sì. Grande. Allora, cosa mi ha fatto Matteo e Cristian? Allora, mi hanno messo questi bellissimi fari, ora sembra un GS, guardate che roba. Manubrio nuovo SRT, eccolo qua. Cosa succede? Si alza di 3 cm. Qui mi hanno fatto un bel dono loro, ok? Mi hanno sistemato questo pezzettino qua perché quello di serie non andava bene e hanno messo loro. Non è saldato dentro, non è filettato internamente. Perché non è filettato? Un tassello apposta per mettere sui paramani originali. Ecco. O almeno quelli aperti. Forcelle davanti, eccole qua, vedete che ci sono le regolazioni per il precarico. Questo è il super mono, ok, già regolato, e sotto possiamo andare a toccare il ritorno più duro o più morbido. La centralina dentro non ve la faccio vedere perché non si può. E mi ha detto che la moto è veramente bella, quando è calda si sente che prende, va, corre, e adesso mi faccio un giro. Grazie. Quando si fanno le cose di fretta manca lo scarico, che abbiamo già parlato nei video precedenti, e il pignone da 14, un dente in meno, che ovviamente non si vedeva, e da la foga mi sono dimenticato di dirlo, ma ci sono anche quei lavori. Sono belli i nostri colli, ragazzi. Allora, sì cazzo, era quello che volevo, sono contento ed è una figata usarla, ok? Sono contentissimo, sono veramente contento, per me è un'altra moto, Himalayan 2.0, e me l'ha detto anche i meccanici della Royal di Vicenza, che dopo che l'hanno montata, prima erano un po' scettici dicendo ma questo scarico così ti va a togliere i bassi di qua e di là, ma dopo aver fatto tutte le regolazioni, anche la centralina e quant'altro, adesso è proprio una moto diversa, si sente che è diversa dagli altri Himalayan perché il motore è bello aperto, senti che spinge, e vabbè, e c'è tutto, sono contentissimo. Però veniamo al dunque. Allora, l'obiettivo, ripeto adesso, ve lo dirò fino alla fine e anche alla fine del video, il mio obiettivo non era trasformare questa moto in una 450, in un KTM, in un GS, non era trasformare questa moto in un modo
con cui in autostrada potevo sorpassare una Ferrari oppure potevo correre 160 in autostrada. No, non era quello il mio intento primario era quello: posso viaggiare, girare, fare off, divertirmi con una moto un po' più, con una ciclistica migliore e con una comodità migliore? Sì. Ammortizzatori. Allora, la cosa principale secondo me che fa cambiare tutto ed è molto importante è cambiare il mono. Ce ne sono di tante marche, come avete visto nei miei video precedenti. Io ho scelto YSS, YS come cavolo si chiamano, perché era quello di un prezzo basso e qualità migliore. Che cosa ha di bellissimo? Che puoi regolare il precarico, che montato non si può più toccare, mentre girando sotto la rotella nera che avete visto si può andare a indurire o far più morbido il ritorno, e questo è fantastico perché ti cambia completamente l'utilizzo della moto, se strada normale o su sterrato. La forcella davanti è un'altra cosa in più meravigliosa che puoi andare a regolare. Come avete visto sotto al manubrio abbiamo il precarico, e solo questi due, ragazzi, ti cambiano tutto. E quando guidi, quando sei in strada, non senti più le buche, non senti più i tombini, cioè è comodissima. Prima era cioè non te ne rendi conto finché non lo cambi. I dossi, i buchi, vai via serena, non li senti più, e con la forcella davanti, quando vai a frenare, a fossare tutto, si sente che è una forcella seria, ok? Queste, col prezzo che hanno, ti danno quello step in più per questa Himalaya che secondo me ti cambia veramente tanto. Anche in curva, quando sei in curva la senti che ti ammortizza bene. Negli sterrati meravigliose, queste mono forcelle ti cambiano la moto da così a così. Il manubrio della SRT, che è variabile come quella nuova della 450, comunque variabile nel senso che nella parte centrale è più grosso e poi si va a diventare più sottile verso l'esterno. Come su carta, tutto quello che doveva darmi queste modifiche me le ha date. Le vibrazioni nel manubrio non esistono più, ok? E come l'ho anche preparata, che ne parliamo dopo, le vibrazioni aumentano ma sopra spariscono, non ci sono più. Avendolo così variabile, la parte centrale più grosso, ci volevano i riser lì della SRT, perché quelli originali Himalaya non andavano bene, quindi si è anche alzato un po' di 3 cm, che 3 cm non devi cambiare niente, fili, cavi, non si deve cambiare niente, si allungano perfetti ed è più o meno il massimo. Allora, quindi lavorato dopo sulla nostra ciclistica, la comodità ti cambia completamente e senti la moto più comoda, più maneggevole, cioè mi ha aiutato molto. Un'altra modifica che ho fatto sono gli scarichi, che sapete va benissimo, la marca dello scarico non mi ricordo, a parte la massa della parte finale, ma vi posso dire che, a parte l'estetica che è molto più bella, mi piace di più, poi sono gusti, ok, il suono è meraviglioso, avete potuto sentire, cioè sembra una moto aperta che scoppietta anni 80, un enduro anni 80, e ogni tanto quando anche decelero e cambio senti pum che scoppietta, è meravigliosa e va da Dio, insieme al filtro della BMC mi sembra che aiuta ad avere sempre più aria, ok? Stavo andando a scompensare la moto, però in verità a me non mi stava ancora dando problemi perché l'ho usata molto così, ok? Perché abbiamo la centralina nella Euro 5 che va a regolarsi in automatico e non so, forse io sono fortunato, non mi ha mai dato problemi, però a sto punto ovviamente ragionando con Valerio di Vicenza Moto, che saluto e ringrazio tutti quanti per il supporto, ok? Comunque abbiamo messo la centralina permette di sistemare l'accensione e l'erogazione della benzina, quindi regolando l'aria, che ce n'è molto di più di prima, e la benzina dammene un po' di più, la carburazione è perfetta, ragazzi. Quando l'ho presa in mano la prima volta per farmi il primo giro, io non l'ho mai sentita così bella, cioè carica, quando apri la senti che va meglio di prima. Scusate, manca sempre un pezzo. Poi l'altra cosa che sono andato a lavorare per avere un po' più di copia è il kit trasmissione. Non ho cambiato tutto inizialmente, potete andare a vedere il video precedente in cui ne parlavo, ho cambiato solo il pignone, ho messo un dente in meno, perché il pignone, come potete vedere dall'inizio del video, quando l'ho preso in mano, che vi ho fatto vedere quando sono partito da Vicenza per tornare a casa, faccio vedere il conto chilometri che ero ai 90, ok, quasi 100, ero ai 90-95 e avevo i giri che erano già ai 5.000. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che si sono alzati i giri. Accorciare i rapporti ci porta ad avere una ripresa migliore, più sprint, più energia e non è che vai a perdere di velocità. Adesso così con il pignone da 14 porta ad avere che hai la moto più prestante, con più ripresa, con più coppia,
ok? E ai 120 in verità ci arrivi, e ci arrivi anche subito. Il problema è che sei sui 6.000 giri, quindi lei inizia a gridare molto di più. Quindi cosa mi ha portato tutte queste modifiche? Ad avere una moto più prestante, più cattiva, più aggressiva, con più ripresa per affrontare lo sterrato, perché io ce l'ho per fare off, per divertirmi a fare off. In strada normale, se si fanno i colli, stradine, è molto bello e piacevole, perché finalmente quando si esce dalla curva e acceleri, così, cioè la senti che spinge, ti dà più spinta, ok? Esci molto bene dalle curve. Se invece devi farti una bella autostrada, un viaggio lungo, io messa così ci penserei 2 volte. Si può fare, perché si può anche andare in 90, fare anche strada normale. I consumi in verità non sono cambiati per niente. La settimana scorsa ho fatto il pieno per andare a Enico, girare in altopiano. Ho fatto il pieno, abbiamo fatto strada normale, statali, corso anche 110, fatti sterrati anche impegnativi, fatte strade normali, e sono adesso entrato in riserva, sono arrivato a 100 km di riserva e sono a 390 km fatti, quindi i suoi 400, 450, 430 km comunque io con questa moto continuo a farli. I consumi benzina sono cambiati veramente di poco, forse un mezzo litro ho perso, forse mezzo litro di benzina, ma neanche. È più energica, ha più sprint, ha più ripresa, e in off è molto divertente, e basta, sono contentissimo. Quindi ecco finalmente la mia opinione su queste modifiche. Si può fare tanto, perché ci sono Himalaya così modificate, come si sa, cambiando, toccando il motore, mettendo un 450, facendo diventare un 500, però è una cosa che io mi sono detto, non voglio andare a toccare il motore, e vediamo se mi dà quello che a me io volevo. Quindi, come avevo detto all'inizio, e ve lo ricordo anche adesso, io volevo, e sono riuscito, a non avere più chilometri all'ora in più o più accelerazione per sorpassare in autostrada, ma avere quella copia in più, quell'energia in più che si sente, per farmi divertire in sterrati, perché io vado a divertirmi a fare off, a fare sterrati. Ma soprattutto avere una ciclistica, una comodità, degli ammortizzatori, tutto migliore, e si sente benissimo. E un'altra cosa molto importante è il peso, non il mio, ma ovviamente della moto. Se andate a vedere i vecchi video delle lavorazioni, lo scarico originale pesa 5 kg, quello che ho messo io 2,5 kg. Stessa cosa il mono originale pesa 5 kg, quello che ho cambiato della YSS pesa 2,5 kg, quindi anche il manubrio pesa meno, con tutte le cose che sono andato a togliere e cambiare. Quasi 10 kg secondo me sono andato a togliere dalla nostra Himalaya, meravigliosa, e si può fare ancora di più. Spero che questo video vi è piaciuto, spero che queste modifiche, ovviamente criticate, perché secondo me qualcuno mi dirà sempre le solite cose, ma ci sta. E ecco, sono contentissimo, vado a farmi un giro. Ciao!